Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e buon lunedì. Noi tifosi del Napoli non potevamo chiedere altro per iniziare la settimana con il piede giusto. Roma-Napoli 0-1, finita ieri sera, gli azzurri fanno risultato all'Olimpico. Per tutti quelli che sì, ma il Napoli dobbiamo vedere quando affronterà le grandi squadre. I punti sono stati fatti per lo più con le piccole, quando tutti quanti stanno dimenticando Liverpool, Rangers e Ajax in casa e fuori casa. Non lo so, forse saranno formazioni di Serie B, può essere. Io non giudico le altre formazioni, non lo so se l'Ajax sia di Serie B o il Liverpool al limite sia da metà classifica in Italia più o meno. Può darsi. Fatto sta che ieri sera è finita 1-0 per il Napoli, una partita su un campo difficilissimo come quello della Roma e con una Roma completamente dietro la linea della palla, ma la partita dietro la linea della palla della Roma ce la si aspettava, quindi non è stata una novità. Mourinho i big match li prepara sempre come si deve e poi l'aveva già detto in conferenza pre-partita, aveva creato una gabbia su Quara e Lobotka aggredito appena prendeva il pallone, cercando ovviamente di offuscare tutte le linee di passaggio del Napoli. Ci è riuscito per tutta la partita, ci è riuscito. Alla fine la Roma l'ha giocata come la doveva giocare, solo che c'è una pantera bionda che sono 3 giornate da quando è rientrato che è decisivo. Il gol all'Ajax è decisivo, il gol a Bologna è decisivo e ieri sera, più che decisivo, un grandissimo gol di Osimhen, che prima del gol si è mangiato già l'1-0 con un tiro a incrociare che è uscito fuori di poco. Eh, Meglio così perché quell'1-0 è veramente un gol fantastico, defilato, prende la palla di collo pieno e incrocia come si deve e la palla si infila nell'angolo opposto. Non ho niente da dire in confronto, mi fa solo pensare come alcuni tifosi del Napoli possano arrivare a dire adesso che è rientrato Osimhen dobbiamo vedere come giocare perché è un gioco diverso, forse è meglio se sta in panchina. Io l'ho già detto nel video scorso contro il Bologna e l'ho già detto anche nel video post partita di Napoli-Ajax. Ci sono le partite per Osimhen, ci sono le partite per Simeone, ci sono le partite per Raspadori, ci saranno le partite per tutti. Decide Spalletti. Ovviamente ieri si è deciso per Osimhen e ha fatto bene perché comunque Osimhen ha fatto tantissime sponde, è venuto a recuperare palloni, ha fatto delle chiusure in difesa con i colpi di testa perché Spalletti l'ha già detto, tolta Anguissà a livello di altezza comunque Osimhen è il più alto, ovviamente vicino a Kim e i difensori centrali, quindi serve altezza e gioca lui, ritorna in copertura, ha fatto le sponde quasi tutte bene e poi ci ha portato il gol dell'1-0, uomo partita, è quasi il migliore in campo perché per me il migliore in campo ieri è stato Olivera. Abbiamo trovato un terzino sinistro che non smette mai di correre, non perde mai la lucidità nell'impostazione, ha una visione di gioco. È un uomo assist, l'abbiamo visto in passato e nelle ultime uscite. Il piede è caldo quasi come fosse un centrocampista. Siamo proprio super coperti sulla fascia sinistra e finalmente Mario Rui può tirare un po' il fiato dopo 2 anni che ha tirato la barca a riva da solo sulla fascia sinistra, ovviamente dall'infortunio di Culam e senza terzini. Quindi quest'anno dal punto di vista dei terzini sulla fascia sinistra siamo completamente coperti. Olivera per me il migliore in campo ieri, con Osimhen subito una spanna dietro per il gol partita e per la prestazione che ha fatto. Comunque volevo un attimo solo analizzare l'episodio del rigore, perché è incredibile la ciclicità degli eventi da sabato a domenica. Lo stesso calcio di rigore dato all'Inter, tutto l'ambaradan che gli si è stato costruito sopra, l'arbitro e Valeria, la Fiorentina. Lo stesso calcio di rigore arriva ieri sera. Ovviamente la dinamica è un po' diversa perché è dentro l'area, solo che
vorrei sapere una cosa, perché è stato andato a rivedere, non è stato dato il rigore di ieri sera, ma quell'altro di sabato era rigore. Il pallone viene toccato da tutti e due i portieri, poi tutti e due i portieri toccano l'attaccante. A me mi è stato spiegato ieri sera dalla Domenica Sportiva che poi il tocco che fa il portiere della Fiorentina non è così netto come quello di Rui Patricio, quindi non si può considerare un tocco che toglie l'attaccante dal poter far gol. Ma che significa? Cioè tu tocchi il pallone e lo butti sull'esterno, ma va più esterno o meno esterno questo pallone? Saranno problemi dell'attaccante che lo deve andare a prendere e buttarlo in porta, la difficoltà. Ma tu non puoi giudicare un rigore dall'intensità del tocco del portiere. Non sto dicendo che quello di ieri sera era rigore, quello di ieri sera non era rigore, come non era rigore quello dell'Inter allora. Comunque, senza far polemica perché lo sapevamo già, la partita di ieri sera si era messa sul binario che tutti conoscevamo e che tutti sapevamo, fisicità, scontri a centrocampo, calci quanto più possibile e senza giocare a pallone. La Roma c'è riuscita, solo che non aveva fatto i conti con Osimhen che nel secondo tempo ha affrontato la difesa della Roma completamente da solo. È entrato Politano, è entrato Elmas, è entrato Gaetano. Comunque non è cambiato il sistema di gioco, abbiamo cercato le punte con qualche palla alta per scavalcare tutta la diga di centrocampo costruita dalla Roma e ci è andata bene. Ragazzi, per tutti quelli che il Napoli deve affrontare le grandi, vai giù. Siamo usciti con 3 punti dall'Olimpico e io, da tifoso del Napoli, non ci avrei messo nemmeno la firma di poter vincere con la Roma, appunto per i motivi che ho appena elencato, perché è una squadra talmente difficile da affrontare quando si chiude tutte e 11 dietro la linea del pallone, che devi fare i miracoli. Il miracolo l'ha fatto Osimhen e dobbiamo dire che queste partite l'anno scorso non le vincevamo. Niente da fare. L'anno scorso impattavamo contro la linea difensiva avversaria e tutta la linea dietro, tutti i giocatori dietro il pallone e non riuscivamo a segnare di nessuna maniera. E invece quest'anno le vinci. Quindi tanto di cappello, sono 9 vittorie, sono 2 pareggi e sono 29 punti e abbiamo staccato almeno di 5 punti Lazio e Atalanta che si trovano subito dietro dal Milan. La classifica è ancora corta e mancano ancora tantissime giornate. Secondo me i conti si faranno almeno alla sosta premondiale. Se il Napoli riesce a mantenere questo stesso vantaggio prima della sosta del mondiale, allora possiamo un attimo far due conti e giocarci tutto il girone di ritorno alla grande. Ma sarà comunque presto. Non è detto che tu, pure se diventi campione d'inverno con i distacchi che ci stanno adesso, comunque 2 partite si capovolge qualsiasi cosa, basta perderne 2, hai perso il primo posto e sei arrivato quarto. Quindi non possiamo fare ancora calcoli. Fatto sta che avete posato 3 punti e noi siamo contentissimi. Soprattutto io sono contentissimo per tutti quelli che Osimhen non deve giocare Raspadori. Aiù, Spalletti Sapais, ve lo dico in napoletano, e senza che ci intromettiamo. Quindi potrà sbagliare la scelta, gli sarebbe potuto andare male ieri sera, perché dopo avremmo cominciato noi. Sì, hai visto perché quello ha giocato Osimhen, se giocava quello, se giocava quell'altro, il punto è un altro. Ieri il Napoli ha fatto 3 punti con la Roma, tenendo Raspadori e Simeone completamente in banchina, senza farli entrare, completamente riposati, per andarci a giocare mercoledì al limite il primo posto del girone in Champions League. Non possiamo chiedere altro per questo inizio settimana, sempre Forza Napoli ragazzi e iscrivetevi al canale se vi va. Un bacione e buon lunedì!